Ho finalmente deciso di realizzare il video sull'Australia e ho deciso di venire in questo posto che è uno dei posti che più amo, penso, sulla Terra in generale, perché parlarne dopo un anno non è facile, quindi avevo bisogno di venire qui e assorbire questo tipo di energie bellissime. Ciò che è successo in Australia ha una trama un po' intricata e forse un po' assurda, ma ho deciso di raccontare la storia di come sono sopravvissuta lì, perché a volte ti basta sapere o ascoltare qualcuno che ha fatto qualcosa di straordinario per credere di poterlo fare anche tu. Ho annotato molte cose su questo quaderno, diventato il mio diario di viaggio in quel periodo. Perciò proverò a non fare troppo casino con i ricordi e a raccontarli nella maniera più chiara possibile. Lo scorso anno ho vissuto in Australia per quasi 6 mesi. Mi trovavo a Sydney quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, quindi bloccata dall'altra parte del pianeta, senza alcuna possibilità di tornare a casa in Italia, alcuna sicurezza economica e nessuna certezza su quello che sarebbe accaduto dopo. Prima di continuare, ti voglio dire che tutto quello che stai pensando tu adesso l'ho pensato anche io prima di partire. E lo stavo pensando anche in quel momento. Già solamente l'idea di raggiungere un posto così lontano come l'Australia mi sembrava essere stata una scelta piuttosto coraggiosa e audace. Ma poi che dire del resto? Non pensavo che avrei mai potuto farcela. Non pensavo che avrei mai potuto vivere in una tenda per più di un mese, fotografare un pitone e sopravvivere dall'altra parte del mondo con una pandemia mondiale in corso. La quarantena procede, stamattina ci siamo svegliate, l'hotel oggi, l'ostello, oggi si è svuotato, sono andati tutti via, infatti c'è una tristezza assurda, Ero nel panico e nel bel mezzo di una folle avventura. Una di quelle assurde che vedi nei film di azione o di fantascienza e che non credi possano capitare proprio a te. Questa cosa si chiama pigrizia. Quando ho lasciato l'Italia non avevo affatto idea di cosa sarebbe accaduto una volta arrivata in Australia. Ero partita senza alcun piano, nessun lavoro ad aspettarmi, perché avrei dovuto trovarne uno nel giro di una settimana lì sul posto. Un biglietto di sola andata ed un ostello prenotato per le prime 5 notti, una valigia piena di sogni e la voglia di cominciare ad esplorare quella parte di mondo. Avevo deciso di tuffarmi in un'avventura così stavolta. Ero già stata negli Stati Uniti per 1 anno e mezzo facendo la ragazza alla pari, ma quella è stata totalmente un'esperienza diversa. Questa volta volevo costruirmi qualcosa di mio, partendo da zero, con i miei tempi. Grazie Trapani. Avevo deciso di fare tutto questo insieme ad Anna, che è una delle mie amiche più care e la perfetta compagna d'avventura. Entrambe amanti di viaggi, di avventure, di palme, posti tropicali. Avevamo cominciato il nostro viaggio in giro per il mondo proprio lì in America. Ci siamo conosciute infatti proprio viaggiando nel 2017 a Miami. Sei pronta per questo tatuaggio? Avevamo quindi deciso di continuare questa esplorazione appunto nel continente australiano. Anna arrivò a Sydney nel novembre del 2019, io poi la raggiunsi a febbraio, il 6 febbraio 2020, con un volo di 21 ore e mezzo
da Roma, Singapore, Sydney. Come molti sanno, Sydney non è la capitale dell'Australia, bensì lo è Canberra. Uno dei motivi per cui bisogna viaggiare è sicuramente anche per imparare la geografia. Prenotammo un ostello per sole 6 notti, il Sydney Star Backpackers, a King's Cross, che è una zona non molto centrale di Sydney, che si chiama Wollomollo. È uno dei nomi più strani che abbia mai sentito scritto. Infatti in ostello dovevamo restare solamente 6 notti, ma in realtà ci abbiamo vissuto per ben 2, non 4, 2 mesi. Voglio immortalare questa parete attrezzata. Ovviamente queste non sono cose che si pubblicano. Il piano era quello di vivere a Sydney per 5-6 mesi, poi trasferirci da qualche altra parte e lavorare in una farm per altri 3 mesi. Così avremmo poi potuto estendere il nostro visto per un altro anno. Lavorando in farm avremmo comunque messo da parte un gruzzoletto di soldi per poter poi viaggiare, appunto, in Australia e nel sud-est asiatico tra l'Indonesia, le Filippine, il Vietnam e la Thailandia. Ovviamente non è andata esattamente così. Tagliamo questo bellissimo momento. Cappuccetto rosso e cappuccetto grigio. A Sydney arrivò una tempesta, una di quelle che non si vedevano dal 1998. Armate di tanta motivazione, 2 ombrelli rotti, curriculum e 2 impermeabili imbarazzanti, camminammo in lungo e in largo per la città, alla ricerca di un lavoro che ci avrebbe permesso di cominciare a vivere quel sogno che avevamo nella testa. Cominciamo distribuendo il nostro curriculum in molti ristoranti. Alla fine di quella prima settimana fummo assunte come cameriere in un ristorante italiano, dislocato con diverse sedi nella città. Caldissimo qua, ci sono 36 gradi o 38, non lo so, e sono costretta a mettermi sta roba nera, cioè perché è tipo la divisa da lavoro. Il lavoro a volte fu davvero difficile, ma tenemmo duro per 1 mese e mezzo e riuscimmo anche a divertirci qualche volta e a godere di quello che Sydney aveva da offrire. Bondi, È una città molto interessante, internazionale, multiculturale. C'è l'oceano, ci sono i surfisti. Girls, is this happening for real? It's happening? Oh my gosh. Le ore lavorative purtroppo non furono mai sufficienti da ricevere uno stipendio per poter pagare una stanza in un normale appartamento. Quindi decidemmo anche di fare le pulizie in ostello durante il weekend, così da pagare metà dell'affitto. Pagavamo in ostello, se non sbaglio, $180 a settimana, ovviamente dollari australiani. Rallegramenti in questi momenti drammatici. Poverino. E poi io devo fammi scrivere. Sti muscoli. Wow. Se si rompe il soffitto non ci interessa. La situazione dei contagi stava cominciando a spaventare sempre di più e a diffondere il panico estendersi a ovunque. grandi centri urbani. Ecco, ci colleghiamo subito con Palazzo Chigi. Abbiamo adottato una nuova decisione. Così che anche i telegiornali australiani cominciarono a parlare di lockdown generale e di chiusura dei confini tra gli stati. Life is going to continue to change as we deal with the global coronavirus. Tornare in Italia era fuori discussione. Perdemmo il lavoro al ristorante perché avrebbe dovuto chiudere, quindi cominciamo ad abbozzare un plausibile piano di evacuazione proprio per non restare lì bloccati a Sydney senza un lavoro e senza alcuna possibilità di mantenerci. Tutto accadde così velocemente
e da un giorno all'altro avrebbero chiuso i confini degli stati australiani, quindi sarebbe stato impossibile uscire dal New South Wales. Qui stanno praticamente chiudendo i confini regionali, quindi stiamo pensando, io, Elena, Anna e altri 2 ragazzi che conosciamo, di prendere un aereo, andare in un'altra regione entro mercoledì o giovedì, perché poi sarà tutto chiuso, e poi comprare una macchina e spostarci. Non so, non ho veramente idea di che fine farò. Boh. Furono giorni di panico totale quelli, credo che non li dimenticherò per il resto della mia vita perché sono stati giorni indimenticabili. Temevamo che anche l'ostello avrebbe dovuto chiudere e se l'ostello avesse chiuso non ho idea di dove saremmo andate. Ricordo perfettamente un lunedì pomeriggio, ci ritrovammo nella cucina dell'ostello insieme ad altri ragazzi che alloggiavano lì. Jesse dal Canada, Jesse James, Sean da Israele, Deborah da Vilnius, dalla Lituania, e Chelsea dal Liverpool. E prenotammo un biglietto aereo per le 6 di mattina del giorno seguente, diretto a Cairns. Sì, Cairns. È un po' difficile da pronunciare. Elena invece, la mia coinquilina di stanza spagnola, insieme ad un'altra ragazza spagnola, Esther, ci avrebbero raggiunte poi in macchina. Esther, tra l'altro, è stata una delle ragazze più particolari che abbia mai conosciuto. Ha vissuto in Tasmania, che è un'isola australiana, fabbricando ukulele per 2 mesi. Il nostro sembrava un vero e proprio piano di evacuazione, che un po' mi ricorda l'esperienza dell'uragano vissuta in Florida qualche anno fa. Però questa è tutta un'altra storia, quindi non sto qui a raccontarla. Quello che è accaduto però da questo momento in poi, da quando abbiamo lasciato Sydney fino alla fine dell'avventura, penso che sia qualcosa che possa sfidare anche la fantasia di J.K. Rowling. Io tuttora non riesco a capacitarmi di tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti. Quindi continuate a vedere, ve lo racconterò nel prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qui sotto e attivate la campanella. Se avete domande, scrivetele sempre qui sotto nei commenti e cercherò di rispondervi. Non vedo l'ora di raccontarvi di tutto il resto. Nuoti.